Bentornati ragazzi. Ora abbiamo potuto appurare che l'oro a Rioberto, soprattutto monte, non è così semplice da trovare. Innanzitutto l'abbiamo cercato lungo le anse e non l'abbiamo trovato. L'abbiamo cercato all'interno dei sedimenti sfusi nell'alveo. C'è una grande concentrazione di minerali pesanti, ma oro non c'è traccia. La mia ipotesi è quella che semplicemente, essendoci tantissime fessure, probabilmente l'oro va a trovarsi nelle fessure. Questo non è stato del tutto vero, perché le prime fessure non hanno dato grandi risultati. Però devo dirvi che l'ultima fessura che ho valutato nella mattinata mi ha dato risultati incoraggianti. Dopo pranzo andrò a sfruttarla a dovere e quindi a vedere se potenzialmente potrebbe darci qualche ulteriore soddisfazione. Qualche piccola riflessione. Nel momento in cui troverete anche voi delle vene come fossero le mie, vene idrotermali, con sulfure interno, è un ottimo indicatore che il fiume potrebbe avere dell'oro. Ma prima che l'oro venga liberato nel fiume e quindi riconcentrato nelle fessure, ci vorrà un po' di tempo e soprattutto dovrà viaggiare un po', sia il ciottolame e sia l'oro, in quanto dovete pensare che bisogna avere il tempo che queste rocce si disfino, vengano frammentate, i sulfuri alterati, l'oro venga liberato e quindi riconcentrato. Tendenzialmente io ho potuto appurare personalmente che dove vedo le vene tendenzialmente o si trova l'oro all'interno stonativo oppure bisogna fare dei processamenti più complicati per estrarlo dalla pirite, e vi sconsiglio tendenzialmente, se cerca l'oro, o sto libero in natura. Nell'ultima parte della fessura ho trovato dei frammenti rocciosi, probabilmente parte di una vena di quarzo maggiore. Voglio farvi vedere. Tutti questi frammenti sono composti da quarzo, sono molto rossicci e probabilmente man mano che andavo giù nella fessura ho trovato una vena di quarzo. Adesso andiamo a vedere se all'interno di questo secchiello c'è dell'oro. Ovviamente voglio setacciarlo prima del lavaggio vero e proprio. Vedete quanti frammenti di quarzo? Un nuovo setaccio ricchissimo di quarzo. Ricordatevi di lavare molto attentamente anche il secchiello. Qua c'è un po' meno quarzo, probabilmente perché era all'inizio della fessura. I sedimenti setacciati li metto sempre sul lato, così che poi posso andare magari a vedere se ci fossero dei frammenti di quarzo molto ricchi di pirite da portare a casa per frantumare. Andiamo a vedere se in quelle fessure c'è un po' di oro, perché di oggi abbiamo trovato poco niente. Questo è l'ultimo piatto che ho fatto, dove ho trovato le mie pepitine che ho rimosso e messo all'interno dell'altro piatto, le vedremo successivamente. Voglio solo farvi notare come ci sono tanti minerali pesanti differenti. Ci sono dei ciottoli di grafite, la quale è abbastanza pesante, ci sono dei ciottoli di ematite, un minerale di ferro che avete già visto anche in altre puntate. Ci sono anche diverse tipologie di piombini, suonerebbero identici all'oro al metal detector. Quindi in questo rio il metal detector, in questa porzione perlomeno, non è molto consigliabile, se non per cercare le fessure più ricche in piombo e di conseguenza che vi potrebbero dare a maggioranza delle possibilità per trovare dell'oro. L'oro che abbiamo trovato è questo,
Ci sono 4 piccoli granuli d'oro, uno in particolare sembra più una pepitina. Adesso andiamo a fare uno zoom insieme. Andiamo a vedere adesso con la lente macro questi minerali pesanti. Vedete, ci sono dei piombini, ci sono dei ciottolini di ematite, rossicci violastri, e poi ci sono anche dei ciottolini composti appunto da grafite. Andiamo a vedere adesso l'oro che ho trovato, sempre con la lente macro. Luca ha trovato un posto poco più a valle dove lavoravamo stamattina ed è eccezionale dal punto di vista sia delle trappole all'interno del bedrock sia dal punto di vista geologico, nel senso che ci sono dei depositi costituiti da ciottoli, grandi massi alluvionali proprio poggiati sopra il bedrock. La mia ipotesi è quella che semplicemente grazie alle piene questi depositi alluvionali auriferi in parte sono stati erosi e l'oro si è concentrato nelle fessure presenti. Quindi vediamo Luca sulla destra che sta estraendo oro più che può, sulla sinistra potete vedere questi depositi alluvionali con questi grandi blocchi arrotondati e subito sotto tutto quello che potete vedere, c'è poca acqua quindi si può vedere molto meglio, del dovuto, del solito, tutto bedrock, tutto costituito da fessure. Questo è proprio il paradiso del cercatore d'oro che cerca oro nelle fessure. Quando dico fessure, che cosa intendo? Semplicemente intendo delle rocce costituenti la montagna stessa, in questo caso come vi ho detto diverse volte un rio montano. Vedete che i sedimenti vanno a concentrarsi lungo queste fessure. Adesso il mio obiettivo è quello di estrarre questi sedimenti e soprattutto questi frammenti. I sedimenti andranno a essere raccolti all'interno del secchio, invece i frammenti andranno a essere lavati sempre all'interno del secchio. Quando avrò terminato il secchiello andrò a lavare il contenuto. Rispetto alla ricerca dell'oro convenzionale in cui si lavano circa 20-30 secchielli al giorno, nel crevicing, cioè in questa tecnica che si estrae l'oro semplicemente dalle fessure rocciose, si vanno a lavare dai 2 ai 3 secchielli al giorno. E però la cosa interessante è che potrebbero uscire anche delle pepite, mentre lungo i fiumi di pianura di solito escono delle pagliuzze. Questa sabbietta può essere aurifera. Cosa? Qualche pagliuzza è uscita, eh? Una è bella, Una bella sberla. Bene, siamo arrivati al lavaggio di fine giornata. Purtroppo non è andata proprio come speravamo, ma qualche cosina è uscita fuori, qualche pagliuzzetta. Sembrano essere dei granuli d'oro con una morfologia molto particolare. Adesso facciamo il lavaggio conclusivo e separeremo quindi l'oro da semplicemente il concentrato. Il concentrato me lo porterò a casa per ulteriori osservazioni, l'oro invece finirà in collezione. Questo semplicemente è il raccolto, vedete non è molto abbondante, però dai, per essere la prima volta devo dire che in questo frangente non è male. Saremo intorno a metà di 1/10 di grammo in circa, andremo poi a pesarlo a casa, forse leggermente meno. Comunque i dati ne abbiamo abbastanza ottenuti, perché la prima domanda è: c'è oro in questo tratto? La risposta è sì. E successivamente la caratterizzazione delle sabbie pesanti, bene, facilissimo, e come poco più a valle, quindi ematite, granati, piombini, antropici logicamente, non sono naturali i piombini, poi c'è della magnetite, della grafite. Qui siamo andati a rispondere a tutte queste domande nella giornata di oggi. La quantità di oro purtroppo non è stata eccezionale, quindi l'unica nota dolente, però ci sono volte in cui semplicemente non si trova
proprio niente. Se il video vi è piaciuto vi consiglio di iscrivervi al canale e attivate la campanella in maniera tale che ogni volta che pubblico un video semplicemente vi uscirà fuori l'icona. Io sono Matteo Berto e ci vediamo al prossimo